Allora, per la cronaca non finiscono mai i problemi che ci sono acquistando su eBay, ok? Ieri mi è arrivata una spedizione, ok? Di che cosa vi starete domandando, visto che ancora non c'è niente qua, no? Bene, di una PlayStation 5. E che cos'ha questa PlayStation 5? Vi direte voi. Beh, allora, inizialmente questa console l'avevo acquistata per 200 euro, ok? E specificava solo il problema, non c'è uscita video, però la console si accende. Mai stata aperta, mai stata riparata. E sottolineo mai aperta, mai riparata. Perché questo? Perché adesso ve lo faccio vedere. Ecco qua. Secondo voi questa non è mai stata aperta, mai stata riparata? Eh? Volete sfogarvi insieme a me? Sotto nei commenti? Dirne 4 a tutti quanti? Aspettate che ho una chiamata. Stavamo dicendo? Volete lasciare un commento anche voi per questo disastro qua? Sfogarvi anche voi, dare le vostre opinioni? Poi il problema è che il venditore si è scusato e ha rimborsato, va bene? È stato ottenuto un rimborso. Il problema è che i venditori, lo stesso, anch'io, se devo vendere qualcosa che non funziona, non prendo da una persona che la cosa non funziona e prendo per parole sue come se fossero verità. Io ci vado a guardare dentro. Ci metterò quei 10 minuti a capire se effettivamente hanno fatto oppure no qualcosa. Anche perché poi, ho detto, mai tentata riparazione, a parte che vabbè, però qui, cioè ragazzi, viene via la porta, ok? La porta HDMI viene via. Era solo attaccata con l'ATAC. Si vedono segni di ATAC qua sotto, eccetera. E hanno provato a tentare una saldatura qua, eccetera. Anche di qua è un disastro, c'è pasta termica ovunque, non sai dove toccarla, veramente, è uno schifo. È uno schifo completo. Cioè, capite? È orribile. È orribile ritrovarsi così. Ti dicono mai aperta, mai cosata e neanche la guardano. Neanche la guardano, è questo che dà fastidio. Non la guardano, mettono in vendita, tanto poi vabbè, pazienza. Però ci perdono soldi anche loro. Io sarei stato benissimo contento di aver speso quei 200 euro solo per il problema del video, capito? Ma qui devo ricostruire praticamente tutta la console, devo lavarla, lavare via tutta questa cosa qua, assicurarmi che adesso non ci siano problemi qua perché veramente è metallo liquido ovunque, letteralmente. Adesso vi faccio vedere sotto il microscopio. Dategli un attimo che si accende. Ok, cioè, guardate qua. Allora, ecco qua. Metallo liquido. Metallo liquido. Un po' qua, un po' là, sopra le RAM, sotto il processore, a fianco al processore. Poi c'è pasta termica ovunque. Qua è tutto mischiato, pasta termica e metallo liquido. È uno schifo, questo è tutto da buttare praticamente. C'è metallo liquido anche qui. Guardate qua, cioè, è assurdo. Metallo liquido è conduttivo ed è pericoloso, veramente pericoloso, perché può andare sotto il processore e mettere in cortocircuito qualsiasi roba, anche qua, sopra le RAM. Vedete che c'è qua questo punto qua? Qua sotto c'è un condensatore, vedete? Questo condensatore è completamente in cortocircuito fra una parte e l'altra. E la console infatti neanche si accende. Ma è chiaro, perché ci sono cortocircuiti in giro. Non va bene. Eh,
E pensare che non dovevo neanche farci un video su questa console, perché chiaramente era solo un problema di HDMI, da dover cambiare appunto la porta HDMI o probabilmente il chip video e basta, e doveva essere tutto a posto. E invece ci ritroviamo con questo apocalisse, eh? E allora cosa facciamo noi adesso? Facciamo così: procediamo a pulire la console e a riportarla in vita come si deve, perché ne ha bisogno uno, e comunque voglio salvarla a questo punto. Cioè, ha passato una vita veramente d'inferno e non va bene. Cioè, mi dispiace proprio per la console, letteralmente mi dispiace per la console. Allora, come si pulisce questo disastro? Alcol isopropilico, secchiate di alcol isopropilico. Ci sono altri metodi? No. Allora, l'alcol isopropilico permette di catturare il metallo liquido che si trova in giro e di tenerlo unito in un unico punto. Ok? I pezzetti così in giro di metallo liquido cercheremo di recuperarli in qualche modo, anche perché purtroppo non ho tantissimo metallo liquido a disposizione. Per poter rimpiazzare completamente su una console, quindi andrò a recuperare quanto più possibile. Ok, una piccola pallina, sempre meglio di niente. Ok, per la questione invece pasta termica, allora intanto andiamo, ecco, già ho fatto il disastro che di qua è onto uguale, pasta termica ovunque. Allora, andiamo a lavare la scheda. La pasta termica si scioglie quando viene a contatto con l'alcol isopropilico, quindi potete prendere un pennellino e andare a pulire. Poi dipende anche dalla pasta termica che c'è. Ci sono di quelle paste termiche che fanno veramente schifo e che non si tolgono neanche, ed è veramente un caos averci a che fare, ma vabbè.
Vabbè, adesso viene il bello. Vediamo cosa si può fare qua. Senza dover necessariamente staccare il cuscinetto qua, la spugnetta, come volete chiamarla. Vediamo se riusciamo a pulire tutto. Perché il problema è che quando queste qui si staccano, è fatica a rimetterle su. C'è pure del metallo liquido al di sotto, mamma mia. E attorno qui al centro hanno un sigillante. Se si toglie la spugnetta, cosa succede? Che il sigillante non sigilla più dopo. È come dire a singolo utilizzo. E di conseguenza poi bisogna andare a ricreare il sigillo. E io non ho il sigillante. Quindi dobbiamo fare in questa maniera. Purtroppo facendo quello che hanno fatto anche hanno rotto il sigillo, almeno da questo lato qua, perché si solleva troppo facilmente. Vedete di qua che rimane bello attaccato, mentre di qua si solleva senza troppi problemi. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa a riguardo. Ok, adesso possiamo andare a pulire un po' meglio sotto e attorno. Perdonate, avevo messo in pausa e ho dimenticato di riprendere la registrazione. Allora, stavo pulendo la spugnetta qua. E cosa sto facendo? La sto praticamente lavando con l'alcol isopropilico e con il cotton fioc, ok? Ce lo passo sopra. Il cotton fioc intanto scioglie, l'alcol isopropilico scioglie piano piano la pasta termica e il cotton fioc nel frattempo assorbe un po', ok? Ci vogliono veramente tante passate, ma avete visto la differenza? Qua è più scuro, qua c'è ancora molta pasta termica in mezzo. Si tampona un po'. Avrò già consumato tipo 20 cotton fioc solo per fare questa zona qua. E si continua a lavare, lavare, lavare. Ok, dovrebbe essere sufficiente. Beh, è tornato più pulito, di sicuro. Più nero. È ritornato un po' nella norma. Adesso l'unica cosa che manca è appunto il sigillante
qui che purtroppo si è rovinato nei vari tentativi che hanno fatto e quindi va riapplicato. Il problema è che devo andarmelo a procurare, quindi io sono costretto a fermare qui il video e andare a prendere un sigillante anche per auto, per dire, quelli neri, alta temperatura, che resistono fino a 300 gradi, roba del genere, per riapplicarlo, perché chiaramente il processore raggiunge temperature anche di un centinaio di gradi volendo, senza nessun problema. Ce lo riappiccico sopra e tecnicamente questa è una console che è fatta, non ha più bisogno di niente. Vediamo un po' qua, tutto bello adesso, è stato ripulito a fondo, non ci sono problemi di metallo liquido al di sotto del processore. Non c'è nulla, tutto pulito come uno specchio. E quello che possiamo fare dopo, vabbè, volendo potremmo anche ugualmente lo stesso metterci un po' di pasta termica, perché la pasta termica è lo stesso. Allora, le PS5 per lavorare hanno obbligo, ok, di uso del metallo liquido, perché altrimenti i giochi non partono. Ma, almeno per vedere se si accende e fa qualcosa, si può utilizzare la pasta termica, ma solo in questo caso, cioè nel senso, ormai metallo liquido non c'è più, ok? Perché è stato un disastro. Solo ed unicamente io, in questo caso, posso dire, per andare a verificare che almeno si accende e che mostra qualche immagine, ok? Posso andare ad utilizzare la pasta termica come interfaccia di scambio di calore, come materiale per scambio di calore fra processore e dissipatore, così che posso andare a verificare il suo funzionamento, almeno, che la pasta termica è comunque in grado di tenere la console accesa per qualche minuto, ok? Tutto qua, qualche minuto, non di più. Il problema è che comunque devo andare a pulire anche il case, le placche, i metalli, il dissipatore, è tutto ricoperto di pasta termica e metallo liquido, è una roba allucinante. Anche la ventola qua, cioè è ricoperta di pasta termica pure la ventola. Non so perché abbiano ricoperto di pasta termica pure la ventola, ma anche qua c'è finita la pasta termica, chiaramente dopo aver... Non lo so, ma veramente io... cosa hanno... Una roba così si sono presi, cioè un litro di pasta termica, là, un po' così, là, va. Ma sì, tanto cosa vuoi che capiti? Pasta termica fortunatamente non è conduttiva, ma il problema è che avendo messo la pasta termica sopra, il metallo liquido se n'è andato tutto in giro. È stato spinto letteralmente in giro. O forse nello smontaggio hanno tirato la scheda e hanno sparso in giro metallo liquido. Anche, poi hanno detto, vabbè dai, sì, mettiamoci un po' di pasta termica, 8 kg di pasta termica sopra, che vanno sempre bene. Eh? Vabbè. Però, dicevo, il problema adesso rimane qua. E anche qua bisogna pulire tutto, ripulire bene tutto e riapplicare dopo la... come la possiamo chiamare? Perché viene chiamata thermal putty, ma non so come potrei definirla in italiano. Ma dove sta? L'ho messa da qualche parte, non mi ricordo neanche... Ah, eccola qua. Eccola qua. Eccola qua, thermal putty for thermal pad replacement. È una sorta di pongo, di pasta, una pasta, non pasta liquida come queste qua, ok? È un po' più consistente.
dovrò riapplicarla su tutti i punti che servono, che di fabbrica. Si applicano delle striscioline, delle palline, eccetera, per fare in modo che anche gli altri componenti SSD, il controller SSD, eh, le fasi qua del processore c'erano anche qua e qui, ma perché qui fanno da trasferimento per quelli che si stanno qua dietro, i condensatori, i DRMOS e qualche chip in giro qua e là, qualche MOSFET qui, MOSFET qua, più o meno, sì. Ecco, insomma, dovremmo riapplicare un po' tutto. E questa cosa mica costa poco, costa parecchio. 50 grammi, cos'è? 20-30 euro? Costa mica poco, E su una PS5, come vedete, ce ne va tantissima. Solo in alcuni casi viene rimpiazzata, perché viene tolta, ok? Tipo, dobbiamo lavorare sui DRMOS perché alcuni sono in cortocircuito, come ho già fatto in video precedenti. Ho dovuto rimuovere tutto, comprare il thermal putty qua, il pongo termico, e riapplicarlo, ok? Altrimenti, di norma, quello che c'è di fabbrica, lui si divide a metà, ok? Rimane un po' sulla scheda, un po' qui, sulle parti metalliche, si richiude, lui fa contatto di nuovo e non c'è bisogno di cambiarlo. Quindi non c'è stato questo bisogno in altre occasioni. Ma qua sì, qua purtroppo per lavare via la pasta termica viene via anche il pongo termico e quindi dobbiamo riapplicarlo dappertutto. Va bene. Allora, intanto io ragazzi vi lascio qui e vado a procurarmi il sigillante, ok? Per rimettere poi questa copertura al suo posto e niente, quindi noi ci vedremo in un prossimo video. No, faccio lo stesso, la continuazione del video. Comunque, ecco, per voi sarà 2 secondi, per me saranno magari 2 settimane. Ci vediamo, ragazzi. Ah, la sfortuna. No, la fortuna nella sfortuna. Allora, oggi mi è arrivata una PS5, ok, che avevo comprato sempre su eBay, a basso costo perché c'era già stato tentativo di riparazione, eccetera. Volevo eventualmente farci un video, sembrava ci fossero problemi. Faceva il LED per 2 secondi e poi si spegneva. Qualcuno ha fatto delle lavorazioni, ha sostituito qualche rame, eccetera, però il problema non sembrava essersi risolto. Allora ho detto, vabbè, proviamo, almeno facciamo qualche test in più, no? Prima di identificare come morta la scheda, no? La console. Però non c'è stato niente da fare. E infatti la scheda è così. Avevano staccato questa qua, la spugnetta, e probabilmente avevano controllato sotto il discorso del metallo liquido, cosa possibilmente non necessaria a meno che la console non fosse caduta o altro. Però cosa è successo? Che questa qua secondo me ha subito una caduta, la console, e si è crepato il processore. Non so se si nota, lo vedete dal riflesso? E questo qua non avevano neanche tirato via il metallo liquido, probabilmente, quindi non se ne erano accorti. Eh? E infatti c'è tutte le corsie, eccetera, sono tutte in cortocircuito, quindi è normale che la console non si accende. O che dia problemi, perché hanno fatto, qua ci sono i segni, hanno fatto la diagnostico con UART, ok, per tirare fuori i codici, e sicuramente hanno identificato il codice come eh, eh, General Power Failure, che tradotto in italiano è condizioni generali di energia, insomma, che non sono a posto, che non funzionano, c'è qualche problema su questioni di energia. E
e questo alla fine era dovuto al processore crepato. E vabbè, quindi questa è solo una scheda donatrice e pazienza, ma abbiamo avuto un'esperienza in più. Abbiamo visto specificatamente qual è il problema. Potenzialmente comunque c'è un bel po' di materiale qui, da recuperare. Ci sono le RAM, ci sono gli SSD qua, le memorie SSD, c'è il controller, c'è il Southbridge, ci sono tutti i componenti anche vari ed eventuali, il chip per l'HDMI, che anche questi sono difficili da recuperare, originali e funzionanti, perché in Cina li smontano dalle console, ti fanno credere che siano nuovi e poi sono quelli difettosi che smontano dalle console e li rivendono sperando di farci qualche euro. E ecco, insomma, ma qui abbiamo un 150 o quasi 200 euro di valore. Ha anche il chip del wifi, Bluetooth, ce n'è di materiale. È utile, è un peccato perché comunque speravo di poterci fare un video e salvarlo, ma così non è stato. Quindi vabbè, pazienza. E però mi ha permesso di andare a prendere la spugnetta qui, che aveva ancora il silicone attaccato sotto, ok? Sfruttabile, non rotto, non strappato, cose. Quindi io l'ho solo tirato su molto delicatamente, ce l'ho rimpiazzato, così adesso possiamo andare avanti e procedere con questa riparazione qua. Allora, la riparazione adesso si sposta qui sulla porta HDMI, ok? Quindi farò la normale. Qua gli manca anche il piccolo condensatore. C'è la scheda di ricambio, lo vado a prendere. Molto bene. Comunque adesso vado qua, i buchi sono già praticamente fuori, cioè sono già fatti, non serve, non c'è bisogno di fare molto lavoro, si pulisce un po' la zona. Adesso riaccendo il microscopio, abbassiamo, ci spostiamo al microscopio, ecco qua, vedete? Ecco, puliamo la zona come classico e basta. Quindi 450 gradi, 50, no anzi 480, perché tanto qua la porta già non c'è più. Possiamo fare anche 480 gradi e presumo che questo sia stagno al piombo, visto quanto è lucido. Accendiamo già il saldatore, che così lo prepariamo intanto, e qui gli andiamo a mettere proprio una puntina di flussante che aiuta un attimino, e andremo ad usare il succhiastagno. Non so se ce la faccio ad arrivare sotto, sì, in teoria sì, se no mi toccherà spostarmi fuori dal tavolo e voi non vedrete niente. Tagliamo la zona, sciogliamo lo stagno, aspiriamo lo stagno e prepariamo tutto.
Controllo qualità sulle nostre saldature. Come sono? Mi sembrano belle. Mm? Sembrano come di fabbrica. Direi di sì. E lo stagno attorno alle gambe è riuscito ad attaccarsi meglio. Eh, fuoco. Ok, vedete come abbraccia? Rimetto a fuoco. Ecco qua. Una quantità sufficiente di stagno per permettere un bel aggrappamento. Dall'altro lato, dov'è? Idem. Qua c'è un punto in ombra, purtroppo non riesco a fare molto. Andiamo così. Ecco, così va un po' meglio. Anche qua, tutto bello ancorato. Dietro probabilmente ci sono delle pallone enormi, ma è normale. Perché lo stagno anch'esso è affetto dalla gravità. Quindi quando abbiamo fatto il lavoro lo stagno si è sciolto, è andato al di là del buco e si è accumulato di più sul posteriore. Adesso noi non facciamo altro che mettere un po' di flussante. Ho quasi finito il tubetto, quindi ne viene fuori pure poco. Però aspettate che mi metto io in posizione migliore. Ecco qua. E è venuto fuori tutto su un colpo. Ok, e insieme con un po' di aria calda da lontano, giusto per tenere calda la punta del saldatore e cercare di riuscire a fare il lavoro. Si passa un attimino. Voilà, saldatura fatta. Aspettiamo 2 secondi. Passiamo alla prossima. Voilà. Non dobbiamo fare tutto in una volta perché sennò la porta si stacca di nuovo. Quindi dobbiamo andare per gradi. L'ultima. Non mi piace l'ultima, la ripassiamo. Ecco qua. Così la porta non si è staccata. Le giunture sono belle anche da vedersi. Puliamo dal flussante. Belle saldature. Fatte bene. Ok. Togliamo il microscopio. Andiamo sopra il banco. E adesso procediamo al riassemblaggio. Ma prima del riassemblaggio, dobbiamo rimettere il pongo termico. Il thermal putty. Questa pasta termica che io ce l'ho di colore rosa. Cambia qualcosa? No, assolutamente. È un colorante. Non è che cambia qualcosa fra rosa, blu, nero, rosso. Forniscono anche un ditale di lattice, ma io andrò ad usare anche più di uno. Io andrò a usare i miei guanti direttamente. Perché sta roba sporca, si sparge ovunque, bisogna stare attenti a maneggiarla. Non è nociva o altro, no, al contrario.
non è nociva o altro, ma comunque toccarla a mani nude fa un po' così, non è ideale, insomma. Quindi, allora, dove serviva la nostra pasta termica qui? Allora, ci facciamo delle belle palline e le andiamo a posizionare sopra dove ci serve. Possiamo anche farle più piccole, perché in origine già comunque sono piuttosto piccole le palline che usano. È molto morbida all'inizio. Immagino che con il tempo si indurisca un po', si cementifica.
Ecco qua. Ci siamo? Sì, sembra di sì. Allora, colleghiamo le porte frontali, colleghiamo i pulsanti frontali, colleghiamo la luce, colleghiamo anche momentaneamente le antenne, così possiamo usare il controller e wifi. Ci attacchiamo anche la ventola sua, così vediamo cosa succede. Dovrebbe essere a posto. Bene, adesso dobbiamo solo sperare che si accende e che non abbiamo combinato qualche disastro. Cioè, noi abbiamo solo pulito. Però bisogna vedere se la console poi avesse anche altri problemi. Allora, 3, 2, 1, ti prego, funziona. Ok? Rimane accesa? Va bene. Molto... La ventola si era fermata per un momento, vero? Sì? Quindi... Ah, wow! Luce bianca, luce bianca, luce bianca! Luce bianca! Allora, la porta è perfetta. Ah, ok, è tornata luce blu perché si è spenta irregolarmente la prima volta, roba del genere, vabbè. Quindi poi tornerà su, cioè tornerà luce bianca e mi insegnerà i 3 bip. Eccola qua, BBB, e mi dirà adesso al display: la console non è stata spenta correttamente l'ultima volta. Allora, divido un attimo lo schermo perché prima devo entrare nel sistema, disabilitare HDCP, eccetera. Eccola qua, ma sì, ma vieni. Abbiamo salvato la console, ragazzi. Ah. Allora, USB, controller, il mio bel controller scassato. Ok, il controller si è sincronizzato, molto bene. Non si vedono le luci perché, come ho detto, è un controller scassato, ha le luci bruciate. Ok, c'è un solo utente, di solito ne vedo a 5000. Allora, impostazioni, sistema, HDMI, disabilità HDCP. Dai che ve la faccio vedere. L'immagine della console, non pensate male. Ok, capture card collegata. Ed eccoci qua, ragazzi. Eccola qua. Ci siamo. Need for Speed, FC24, X-Defiant. Mai sentito questo gioco? Minecraft, vabbè. Ark Survival, neanche questo mai sentito. Va bene, ma la console è a posto, funzionante. Perfetto, mi piace la cosa. Mi dà ancora più soddisfazione essere riuscito a ripararla. Dopo i casini che gli hanno creato, veramente. Dà veramente molta soddisfazione. Allora, adesso spegniamo la PS5 perché ancora siamo con situazione da sistemare. La ventola sta girando, ok, ma non cambia il fatto che comunque non sta dissipando il calore. E in più comunque c'è ancora tutte le RAM, gli SSD, eccetera, che sono da sistemare. Cioè gli manca la copertura sopra, quindi non riescono a dissipare il calore quelli. Allora, togliamo le antenne, togliamo cavo HDMI,
La corrente non serve più adesso, nemmeno la ventola. Ok, fatto. Bene, allora io vabbè, adesso riassemblo tutto, inutile che faccio vedere altre conclusioni perché tanto comunque non cambia niente. La console avete visto, funziona, è riparata, e adesso gli farò una bella manutenzione in giro dalla polvere eccetera. E niente, quindi se vi è piaciuto il video, se vi siete incazzati tanto quanto me, mettete like, se vi siete incazzati tanto quanto me, lasciate pure un commento e cerchiamo di fermare questa pazzia della pasta termica sulle PS5 che non serve a niente. Eh? Facciamoci sentire al mondo, le PS5 non devono usare pasta termica, non la devono neanche vedere, è inutile. Va bene ragazzi, ciao a tutti, al prossimo video e riciao.